Dia le generalità. Sono Angelo Sino, nato a San Giuseppe Jato il 25 aprile del 1944. Senta Sino, lei nella sua qualità di imputato di reato connesso ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende rispondere oppure avvalersi di tale facoltà? Non intendo avvalermi di tale facoltà. È presente il suo difensore di fiducia, avvocato Alfredo Galassi. Sì. Il pubblico ministero può procedere all'esame. Signor Sino, Sì. lei ha mai fatto parte di Cosa Nostra? No. Per dire, non ho fatto mai parte ufficialmente di Cosa Nostra, cioè non sono stato punciuto, cioè non facevo parte di Cosa Nostra in maniera ufficiale, ma ero vicino alle organizzazioni criminali mafiose. E quindi che tipo di rapporti, in maniera sintetica, almeno inizialmente, ha avuto con questo mondo mafioso? È stato un problema familiare, perché da parte di mia madre era la famiglia Celeste. Celeste erano dei mafiosi di San Cipriello. Mio nonno era mafioso ed è stato ucciso nel 1921. Ero molto vicino a mio zio Salvatore Celeste, mio prozio, e praticamente che non aveva figli. Lo seguivo spesso nelle sue andate sia in Calabria che in Sicilia, dove conosceva un sacco di esponenti del mondo mafioso, essendo stato ristretto per parecchi anni in parecchi penitenziari italiani. È stato per molti anni il capo della famiglia mafiosa di San Cipriello ed era, al di là di questo, era un personaggio che aveva un carisma notevole, praticamente era universalmente, era quasi una leggenda, perché aveva fatto delle azioni eclatanti prima degli anni di Mori. Quindi il prefetto Mori. Parliamo del prefetto Mori. E per cercare di datare nel tempo questa sua frequentazione con Salvatore Celeste, in che anni siamo? Dagli anni 50 in poi, perché anche da ragazzino, proprio da bambino, mi portava con sé spesso in situazioni tipo andate in provincia di Caltanissetta, andate a Catania, andate un po' dovunque, perché praticamente era senza figli e così mi portava, era molto affezionato a me. Ed allora in questo periodo, attraverso questo Salvatore Celeste, lei chi ha modo di conoscere? Ma un po' tutti quelli che erano gli esponenti della vecchia mafia, da Genco Russo a uno che chiamavano il Farfareddo di Mussomeli, era un personaggio abbastanza noto, non so il suo cognome. Conosco anche Ciccio Madonia. Ciccio Madonia intendo il padre di Giuseppe Piddo Madonia, anche lui di Caltanissetta, pure Mineo di Bagheria, insomma tutti quelli che per anche erano coetanei di mio zio, e qualcheduno che stava per affacciarsi. Senta, è un altro passaggio. Finora ha parlato di questi rapporti tra suo zio Salvatore Celeste e personaggi, diciamo, non palermitani. Sì. Invece, nel palermitano e nello specifico, quali personaggi, quali persone lei ha conosciuto per il tramite di questo suo zio Totò Celeste? Ho conosciuto Tano Filippone, ho visto una volta, un vago ricordo, Gaspare Ponente, ho visto tale Accardo e soprattutto mio zio aveva una devozione per Paolino Bontade,
Chi era Paolino Paolino Bontate allora era un capo, dico io capo perché era capo della mafia di Villa Grazia e praticamente padre... Villa Grazia di dove, mi scusi? Villa Grazia di Palermo. Di Palermo. Villa Grazia di Palermo, padre di Stefano Bontate e di Giovanni Bontate. Praticamente questo signore era un signore che aveva un aspetto un poco particolare, era obeso, pesava un sacco di chili, per cui praticamente quando si muoveva con uno scappacavalli che era una specie di carrozzino tirato da un cavallo, ed è un personaggio molto molto particolare. E in questa occasione io ho conosciuto già da piccolo Bontate Stefano Bontate, che era però più grande di me, ero più piccolino, però poi essendoci rivisti abbiamo legato e abbiamo avuto un particolare modo di stare per molto tempo insieme. Quindi quando lei conosce per la prima volta Stefano Bontate, la vostra rispettiva età approssimativamente qual era? Ma guardi, Bontate doveva avere intorno ai 18-19 anni e io molti di meno. Io addirittura penso che aveva i pantaloncini corti, per cui evidentemente 12-13 anni, a questo livello. Non so se la differenza sia anche maggiore. I luoghi di queste frequentazioni con il vecchio Paolino Bontate o con il giovane Stefano Bontate, sì, dove erano? Erano a Villa Grazia, dove loro avevano una proprietà bellissima, con un giardino, con un agrumeto arabo splendido, eccezionale, dove il Don Paolino riceveva dei personaggi che venivano da ogni parte della Sicilia e non solo dalla Sicilia, e praticamente aveva questa specie di corte a livello proprio generale, cioè a livello di quasi tutta Palermo. Ho visto lì personaggi di tutta Palermo. La cadenza di questi vostri incontri, ma almeno una volta al mese mio zio Salvatore Celeste si recava dal Bontate. Lei mi dirà, dice, ma perché, visto che suo zio era importante, non si recava anche il Bontate dal Celeste? Il fatto era che, come ho premesso, Bontate era obeso. Don Paolino era obeso, per cui aveva delle difficoltà a muoversi, per cui evidentemente c'era più un andare di mio zio a Villa Grazia che un andare di Don Paolino a San Cipriano. Forse penso che non ci andò mai. Comunque quello che aveva una vera venerazione per mio zio era Stefano Bontate, con cui avevano motivi di non lo so, di affinità, si volevano bene, lo stimava moltissimo. Quindi lei ha già fatto un cenno al rapporto che si instaurò tra lei e Stefano Bontate, credo in un momento successivo. Vuole ritornare su questo punto? Vuole chiarirmelo? Scusi, dottore, vuole spiegarmi meglio la domanda? Cioè, lei ha già detto di avere conosciuto da quando eravate giovani Stefano Bontate, sì, giusto? E poi credo che in una sua risposta ha fatto cenno ad un rapporto, sì, migliore o più, sì, intenso, sì, che si instaurò tra lei e Stefano Bontate. Sì, certamente io ricordo che proprio loro avevano una bellissima proprietà quasi sulle sponde del vallone del Loreto. Forse fu lui che mi insegnò a sparare, intendo però sparare per caccia. Avevamo delle affinità, eravamo molto legati perché avevamo degli hobby, ci piacevano le belle macchine, gli piacevano le armi, sto parlando delle armi di tipo particolare, armi per il tiro a volo. Successivamente io ebbi modo di legarmi ancora di più con Stefano Bontate quando ci fu il processo di Catanzaro.
Quindi siamo in che epoca? Siamo, mi pare, intorno alla seconda metà degli anni 60. Io mi ero fidanzato con la mia attuale moglie, Carmela Bertolino, il cui padre era anche lui praticamente cioè stava per subire questo processo di Catanzaro. Come si chiamava? Bertolino Giuseppe. Bertolino Giuseppe. Peppino Bertolino, che aveva un'importanza notevole anche nell'universo di allora di Cosa Nostra, pur essendo una partecipazione a Cosa Nostra ob torto collo. Comunque dicevo questo, che io ho avuto modo di rivedere con maggiore, cioè praticamente ci siamo rivisti a Catanzaro, a Palermo altre volte, ma comunque abbiamo legato di più a Catanzaro in quanto c'erano difficoltà di raggiungere Catanzaro. Si poteva raggiungere allora o col treno o con la macchina, ancora non c'era neanche l'autostrada, era solo per un piccolo tratto e poi si doveva fare tutta la strada fino a Catanzaro. Allora io spesso e volentieri andavamo assieme perché io ci andavo con la macchina, avevo una 124 Sport e con questa macchina andavo con mia moglie, con mia suocera, spesso ci accompagnavamo con lui e alle volte prendevamo il treno e stavamo lunghe ore. Con lui e Stefano Bontade? Sì, con Stefano Bontade. E stavamo lunghe ore a parlare e a disquisire sempre. I nostri argomenti principali erano le armi e la caccia. Poi ritorneremo un attimo su questa vicenda Ma Stefano Bontade era imputato nel processo di Catanzaro? No, era imputato il padre, non lui. Quindi se ho ben capito il padre e suo suocero sì, intanto. Il padre e mio suocero e poi c'erano anche altri esponenti della loro, chiamiamola famiglia mafiosa, altri esponenti della zona, c'erano Cicchiteddo, c'era un sacco di gente. Senta, sì. Cicchiteddo, ecco per Greco. Il verbale, Greco? Non me lo ricordo il nome, comunque era Greco il fratello Totò l'ingegnere. Ho capito. Prima, senta, lei ha fatto riferimento a riunioni politiche o comunque sia ad incontri ai quali partecipavano anche i politici in questo periodo. Sì. Lei ha visto in qualcuna di queste occasioni l'onorevole Lima? Ma diciamo che c'era un periodo ancora dove io ero abbastanza giovane, per cui praticamente non fu forse in un periodo successivo che io cominciai a capire esattamente la situazione com'era. Mi sono ricordato di Pivetti perché era monarchico, anche Paolino Bontade usciva come monarchico. Poi chiaramente le cose andarono in maniera diversa. Io di riunioni politiche me ne ricordo diverse dove partecipò sia Lima, sia dove partecipò l'allora era ministro, mi pare, allora Franco Restivo. C'erano anche delle altre riunioni dove partecipava Gioia, dove c'era anche l'onorevole Cerami, insomma ce ne sono stati di tutti i tipi e colori a cui io abbia partecipato. La domanda era incentrata sull'onorevole Lima. Sì. Quali ricorda in quel periodo? E ad esempio, in quel periodo, per collocarlo un po' nel tempo, se è in grado di dire se Lima era già stato eletto sindaco di Palermo oppure siamo addirittura prima che venisse... è stato eletto. In che anno è stato eletto non me lo ricordo io, comunque sicuramente era prima 58... no, allora era diciamo intorno qualche anno prima, 57-58, perché ero sempre ragazzino. Lui mi pare che prima di essere eletto sindaco di Palermo fu
o per, non lo so, aveva un incarico di partito, per cui chiaramente già girava come consigliere comunale, oppure fu proprio in occasione della sua elezione a consigliere comunale. Comunque c'erano le solite mega mangiate nei posti e c'erano parecchi personaggi a cui lui era molto legato, che lo tenevano in grandissima considerazione. Tanto il fatto anche... Che significa lo tenevano in grandissima considerazione? Cioè praticamente quello che io sento, quello che si diceva allora è che Lima fosse figlio di un uomo d'onore appartenente alla famiglia di Palermo Centro, e per cui praticamente era tenuto in certa considerazione mafiosamente parlando. Cioè, poi era un ragazzo sveglio, dicevano che andava forte, si sarebbe fatto e cose di questo genere. In effetti lui camminava sempre con un codazzo di personaggi che politici e non, che praticamente erano anche riconducibili a mafiosi. Si camminava con Brandaleone, camminava con altri personaggi della zona di Corso dei Mille, camminava con Guttadauro. Guttadauro era il padre dell'attuale del medico di Giuseppe Guttadauro, Carlo Guttadauro, e l'altro fratello non so come si chiama. Comunque camminava con tutti questi personaggi. Sì, praticamente il Baby Luna, prima di diventare nell'attuale edizione, era diverso, era un casottino, con sotto si accedeva a una specie di ufficetto di saletta che era sotto il Baby Luna, attigua mi pare a un laboratorio per dolci o cose di questo genere. C'era questa saletta dove facevano queste riunioni e lì facevano queste riunioni chi? Quindi? Stefano Bontate, una volta l'ho visto con Nino Enrico, cioè sarebbe Antonino Sorci, sì. E poi Stefano Bontate, suo fratello Giovanni, e se non mi sbaglio c'era anche Totò Greco, un senatore, molto Totò. Senta, sì. Per caso è in grado di dirci di che cosa parlassero nel corso di questi incontri? Ma sicuramente parlavano di problemi politici, anche perché i candidati di elezione della zona erano Franco Restivo e praticamente Lima o gente del suo entourage, per cui chiaramente stavano a parlare di queste cose, cioè di fatti di politica. Poi alle volte parlavano anche di questioni di costruzioni a livello di modifiche di piano regolatorio, a modello di cose di licenze. Nino Enrico era molto ma molto inserito nel mondo dell'edilizia palermitana. Lei era presente a queste riunioni? Sì. Torniamo un attimo a parlare di un argomento che lei aveva già introdotto e che io invece avevo bloccato, cioè i suoi rapporti con Stefano Bontate in occasione della celebrazione del processo di Catanzaro, o comunque sia in occasione del processo di Catanzaro. Sì. E praticamente lei ha già detto sostanzialmente che viaggiavate insieme. A quel punto io l'avevo interrotta perché viaggiavamo insieme sia in treno che in macchina. Mi pare che suo padre e mio suocero fossero difesi dalla stessa persona. Mio suocero era difeso da Peppino Cottone. Peppino Cottone era un appartenente alla mafia sicuramente. Comunque ci siamo recati spesso a Catanzaro, alloggiavamo all'hotel Moderno, un hotel jolly declassato,
in un'occasione di questo genere lui mi portò a un pranzo, disse: "Tale, vieni con me perché è una cosa che interessa pure a te". Non parli in dialetto, parli in italiano. E allora vieni con me, era per ricordare proprio vieni con me perché è una cosa che ti può anche interessare. Cioè mi portò ad un pranzo con l'allora presidente del tribunale di Catanzaro, mi pare che si chiamasse Cannavale, si chiamava Peppino Pasqualino, una cosa di questo genere. Praticamente questo presidente era molto amico di gente di Nicastro e organizzarono un pranzo dove è stato un pranzo molto molto così. Chi lo organizzò, riesce a ricordarlo? Ma guardi, dovrebbe essere stato Niccolò Salamone, Cocò Salamone. Cocò Salamone Cocò Salamone naturalmente a Catanzaro c'era perché inquisito era il suo fratello Antonino Salamone, per cui evidentemente era molto interessato agli esiti del processo di Catanzaro, per cui si interessavano per vedere come poter organizzare qualche situazione a beneficio degli imputati. E allora dice organizzarono Cocò Salamone organizzò... Non lo so esattamente se fu Cocò Salamone, ma io trovai Cocò Salamone là che disse: "Ma sempre Tomento sì", ma non è che cioè sei sempre in mezzo. Ti trovi sempre dovunque. Perché, riferimento a lei? Sì, chiaramente, perché Cocò Salamone era un mio compaesano, mi conosceva da bambino, per cui chiaramente mi disse, scherzando così graziosamente, mi disse questo. E praticamente c'è stato questo pranzo organizzato da personaggi di Nicastro che erano dei benestanti, della gente molto bene. Così stavano, mi ricordo, in un palazzo gentilizio con dei mobili antichi. Insomma, mi ricordo... Il nome di queste persone più che nobili? Un attimo faccio... con la Volpe. Effettivamente si parlava anche del processo, però i termini... Allora non mi infilavo su certe situazioni. Anche volutamente mi distraevo, però si parlò del processo. Dico che volutamente mi distraevo, però si parlò del processo. Assoluzione per insufficienza di prove. Questa assoluzione per insufficienza di prove lasciò scontento mio suocero perché diceva che era preparativa ad una misura di prevenzione. Allora quando uno non veniva assolto con formula piena, immediatamente dopo c'era la misura di prevenzione, per cui era molto preoccupato di questo fatto. E Bontate mi pare che fu anche lui assolto per insufficienza di prove. Con Stefano Bontate, a parte questi viaggi a Catanzaro, che quindi coincidono con quale fase del processo? Con il primo grado. Quindi è con la fase dibattimentale? Con la fase dibattimentale, certamente. C'era questo albergo moderno che era il centro degli avvocati e dei parenti degli imputati. Ho capito, ma... Parenti abbienti, perché poi c'erano quelli poveracci che si arrangiavano come meglio poteva. Dicevo, a parte questi viaggi per Catanzaro in occasione del dibattimento di primo grado, sì. Lei ha fatto altri viaggi con Stefano Bontate? Sì. Ecco, ci vuole delineare questo rapporto. E allora dopo... il rapporto suo con Stefano Bontate è un rapporto tra... Signor Presidente, posso spiegarlo immediatamente. Immediatamente dopo questo processo di Catanzaro, come ho detto, i rapporti diventarono più frequenti e c'era stata specialmente in treno, parlavamo sempre armi, tiro a volo e cose di questo genere. Frequentavamo tutti e due il tiro a volo di Palermo e i tiri a volo di Calabria, Messina, Catania e compagnia bella. Per cui praticamente ci siamo
avvicinati. Avvicinandoci avevamo anche un'altra passione comune, le belle macchine. Io avevo sempre delle belle macchine, già correvo, per cui evidentemente ero inteso come uno che guidava bene la macchina. Il signor Stefano Bontate aveva una fobia per i viaggi in aereo, per cui spesso ho accompagnato anche per motivi del tutto, devo dire che era un personaggio particolare, era un gran signore, cioè, così si presentava, parlava bene e anche era un tipo molto generoso. Anche per piccoli fatti. Mi ricordo una volta siamo andati a Parigi in macchina solamente perché c'era una persona di Villa Grazia che era stato ricoverato per un tumore, per cui siamo andati là solamente per questo. Qui in questa situazione lo accompagnavo spesso o con la sua macchina o con la mia. Io guidavo bene, lui mi faceva guidare e andavamo spesso in questi viaggi. Però, per esempio, mi rendevo conto di un'altra cosa nel nostro rapporto. Arrivato a Parigi c'erano quelli lui diceva che erano quelli della Fratellanza Corsa, che erano a sua disposizione, ci mettevano degli appartamenti a disposizione. Raramente abbiamo dormito in alberghi. Mi ricordo c'erano certi zamurri, erano gente corsa che dice che comandavano Parigi, avevamo sempre i migliori tavoli. Fratellanza Corsa? Sì, lui la chiamava così. La Fratellanza Corsa dovrebbe essere una specie di Cosa Nostra Corsa, cioè era un'organizzazione malavitosa corsa. Per cui evidentemente... Quindi stava dicendo, a Parigi avevate a disposizione? Avevamo a disposizione case, avevamo a disposizione posti nei migliori ristoranti, non c'erano problemi di sorta. Lui era trattato veramente come un principe. Queste persone conoscevano anche medici dell'ospedale, si sono interessati per questo suo parente. Aveva anche delle amicizie a Marsiglia, anche in Costa Azzurra. Una volta ci siamo recati per incontrare Paolo De Stefano in Costa Azzurra. Paolo De Stefano. Chi è Paolo De Stefano? Paolo De Stefano era un esponente malavitoso di alto bordo della 'ndrangheta, cioè era quello che comandava il Reggio Calabria, e sono andato parecchie volte. E che ci faceva in Costa Azzurra? Ma non lo so che cosa ci facesse, mi pare che fosse latitante o giù di lì, o aveva degli interessi in Costa Azzurra. Mi pare che allora c'è stato anche Mimmo Teresi, però con noi però non glielo so dire, non me lo ricordo bene se c'era Mimmo Teresi o no. Quindi stava citando altri luoghi della Francia. Di Parigi sì. Abbiamo parlato. Marsiglia, lui conosceva un sacco di persone. C'era un proprietario di un ristorante che si chiamava La Galiote, che era di Misilmeri, che lui conosceva benissimo. Poi andavamo spesso in un ristorante situato sotto un viadotto, in un porticciolo. È un tipico ristorante che si vede in tutti i film su Marsiglia, e in questo ristorante lui tipo era come in un ristorante di Palermo, era conosciutissimo, si abbracciava e baciava con tutti. Anch'io sono stato abbracciato e baciato da tutti, quasi quelli che erano nel ristorante, li conosceva ma proprio tutti. Però senta, penso che, mi scusi, che questo padrone del ristorante non era legato solamente ad organizzazioni malavitose, ma era anche massone. Perché ci baciò con i rituali 3 baci, anziché 2. Perché chiaramente era un segno questo che... Intanto lei perché è in grado di apprezzare perché che si trattava di un bacio massonico e non... perché i 3 baci è un segnale massonico ben preciso. Io sono stato massone. Ecco, per perché cui lei è stato massone. Sì, sono stato... Allora... Perfetto. In quell'occasione quindi ci vuole descrivere questo abbraccio con
conseguenti baci? Sì, praticamente tutto il ristorante, buona parte, chiaramente il ristorante si alzò, ci venne all'incontro, ci hanno dato il migliore tavolo che c'era nella zona. C'era un altro posto dove andavamo che era un caffè che era all'angolo proprio della Canabiere. La Canabiere è la via principale di Marsiglia, era proprio all'angolo con le vie Porto, che è il vecchio porto, che c'era proprio questo posto che non mi ricordo, ma era un noto ritrovo di contrabbandieri. E Stefano Bontade ci andava spesso per questioni di contrabbando di sigarette. Senta, ma tutto questo Sì. avviene in quante occasioni? Nella stessa, in 2, in 3? O... No, in parecchie occasioni. Parecchie che significa? Riesce grosso modo a quantificare? 3, 4, 5 occasioni. In una di queste, poi un'altra delle ragioni per cui andavamo con Stefano Bontade in questa zona era quello di acquisire armi. Ci siamo recati spesso in Svizzera, ci siamo recati a Che tipo di armi erano, scusi? Armi corte e armi lunghe. Armi corte e armi lunghe. Armi comuni o armi particolari? No, armi comuni, perché potevamo acquisirli esibendo la sola tessera, perché non c'erano problemi per esibirle, per comprarle le armi comuni, invece c'erano problemi per quelle che loro chiamavano deuxième categorie, che praticamente erano delle armi che avevano bisogno di un particolare permesso. Dovevamo andare in questura o alla polizia francese per chiedere il permesso per acquistarle, invece quelle normali venivano normalmente acquistate. Una di queste armi che io ho acquistato, una Ruger 44 Magnum, io vedendo vuole ripetere la marca? Ruger 44 Magnum. Vuole fare lo spelling del... Ruger, R-U-G-E-R, Ruger, Sì. 44 Magnum. Una di queste armi, vedendo delle cose in televisione, dei documentari in televisione, dei documenti in televisione, cioè praticamente ho visto le armi del bunker di Giovanni Brusca, proprio ho visto quest'arma mia, era là, è là, ed è praticamente, l'ho vista, lo riconosco perché è mia. Quest'arma mi era stata rubata in una mia casa di campagna, insieme con altre armi. E questa l'ho vista proprio. Senta, l'ho riconosciuta. Queste armi che acquistavate all'estero, come le importavate poi in Italia? Ma praticamente le importavamo senza colpo ferire, perché il Bontade era molto legato, diciamo, alle frontiere. Non ci hanno mai... Non capisco legato che significa. Legato, cioè praticamente aveva delle complicità a livello di dogana, a livello di frontiera, sia dalla dogana svizzera che dalla dogana francese, e praticamente sia dalla Francia che dalla Svizzera abbiamo importato parecchie armi. Abbiamo entrato abusivamente parecchie armi. In Svizzera che cosa avete fatto a parte questo? Ma spesso Stefano Bontade si recava a Lugano per portare dei soldi. Si recava con